non è casuale la definizione, l'assimilazione di pornografia al diavolo. Cosa fa il diavolo? Tenta. Bentornati ragazzi, bentornati a Provinciali. Ringrazio prima di tutto Varese News e Spazio Materia, Spazio Libero Materia, per l'opportunità che ci sta dando per registrare nei loro spazi. Venite a trovarci. E bene, adesso possiamo iniziare. Ringrazio prima di tutto alla regia Leo e anche Bor, l'uomo delle cuffie, che oggi non funzionavano, ma adesso possono andare, funzionano benissimo. Oggi abbiamo un ospite che è un mio grande amico, un mio ex collega, un futuro collega, non lo so, poi vedremo, che ho conosciuto al liceo GB Grassi. Vuoi presentarti te o ti presento io? No, presentami tu. Il prof Triulzi. Ciao a tutti. Sei agitato? Un pochino. Ok. Primo bene, podcast della mia vita. Bene, iniziamo bene. È un onore che il primo podcast della mia vita sia Provinciali. Cioè, È un onore mica roba da poco. È un onore anche per noi. Allora, partiamo da questo, facciamo un succhino. Io perché ho voluto invitare il prof Triulzi, Marco, ti chiamo Marco perché sei un mio amico, perché lui, prima di tutto, essendo prof, ha a parte una vita da viaggiatore, da cultore, possiamo dirlo. È un onore se mi definisci così, però prendo tutti i complimenti. Da cultore, ma poi mi piace come insegna, però lo dici te la materia poi. Va bene. Diciamo un po' di suspense. E poi ha avuto una vita, ha avuto tante fasi nella vita, quindi tante vite nella stessa vita, possiamo dirlo. Beh, avere già 24 anni, 25 ormai, aver avuto più fasi della vita non è roba da poco da dire, però è vero, cioè non posso negarlo. E la barba lo dimostra. E soprattutto i capelli che non ho più. Appunto. E dai, partiamo dalla prima domanda per scioglierci. Ok. Domanda classica che facciamo qua a Provinciali: qual è il tuo posto in provincia? Allora, ammetto che è stato difficile quando mi hai detto questa domanda per prepararmi e ci ho dovuto pensare un po', perché se non me l'avessi detta prima avrei avuto difficoltà a rispondere in diretta, però devo dirti, la collinetta al seminario arcivescovile di Milano a Venegono, all'alba, perché da lì non ci sono case davanti e puoi vedere il Monte Rosa che diventa effettivamente rosa. E quello lì è pazzesco, un ricordo che mi porterò per sempre nel cuore. L'alba in particolare e poi il tramonto, sempre nello stesso posto. Ora purtroppo è un po' di tempo che non ci vado più, però davvero quello è il mio posto nel cuore. Bene, iniziamo da qualche spunto. Hai detto seminario, giusto? Quindi raccontaci un po' per cosa ci facevi la collinetta del seminario. Il seminario di Milano è stata una delle mie case nella mia vita, perché io ho fatto 2 anni interi come seminarista della diocesi di Milano e dal 2019 al 2021, quando poi ho scelto di dimettermi, sono stati 2 anni travagliati perché poi in mezzo c'è stato anche il Covid, quindi in realtà non sono proprio 2 anni interi in seminario, però posso dire che quella è stata una delle mie case e in particolare avevo la stanza che si affacciava sul Monte Rosa, quindi era uno spettacolo la mattina quando ci svegliavamo alle 6:30 e aprivamo le persiane, davvero uno spettacolo. Ok, dai, raccontami un po' la vita al seminario. Cosa vuoi sapere? Come sono entrato? Cosa si fa dentro? Sì, dai. Ruota libera. Ruota libera. Allora, la vita dentro è una vita scandita da una campanella, esattamente come a scuola, tra l'altro. C'è la campanella che ti dice la sveglia e gli orari, i momenti di preghiera, il pranzo, le lezioni, eccetera, 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 perché ti aiuta un po' a stare dietro, anche perché ti chiedono di usare il telefono il meno possibile, quindi per chi è abituato a guardarsi l'ora sul telefono, la campanella aiuta a andare dove devi andare non avendo il telefono in tasca, un pochino ti aiuta. Un po' è snervante, ammetto, svegliarsi tutte le mattine alle 6:30 con la campanella, sono dei ricordi non proprio felicissimi. Quindi ogni ora c'è la campanella? Per segnare i momenti in cui tutta la comunità deve andare a fare qualcosa. Ok. E in particolare sono la mattina perché poi il pomeriggio solitamente è libero. E poi ci sono i vespri, che è la preghiera della sera, cena
e poi dopo cena, dipende, ogni tanto si guardava l'Inter, mia grande passione, ogni tanto si giocava tutti assieme perché c'è quest'area comune con ping pong, calcetto, bar, eccetera, si stava lì a bere qualcosa, si accoglievano gli ospiti e poi andavi a letto in camera tua perché sono tutte camere singole con bagno singolo e quindi diventa... Lusso, Sì, 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 lusso. rispetto a qualche anno fa è un lusso pazzesco e poi soprattutto andare in seminario a 19 anni, quindi uscire di casa a 19 anni è stata una figata, perché comunque è una cosa che oggi a livello statistico mediamente una persona riesce a comprare casa e a sposarsi o avere un primo figlio dopo i 30. Un dato Istat dice 32,7. No, E... statista. Ospitone oggi, ospitone. Eh no, i miei studenti pretendono che io ogni tanto dica qualche statistica e questo ti fa capire quanto sia difficile comprare una casa, uscire e tutto e quindi poter uscire a 19 anni e anche avere l'esperienza, il background dietro di essere uscito di casa a 19 anni è stata una cosa pazzesca che se noi dovessimo parlare con una persona americana sarebbe una cosa normalissima. Per noi è una grandissima eccezione. Per noi purtroppo sì. È una grandissima eccezione. Ma allora andiamo al succo. Andiamo un po' al succo. Vai, Allora, sei andato in seminario, sì. hai fatto 2 anni. Ho fatto 2 anni, tu conta anche 1 anno per entrare, perché per poter entrare in seminario tu devi fare un percorso chiamato non residenti, che è un percorso vocazionale per capire se sei fatto per entrare in seminario, se effettivamente ci sono un po' tutti i requisiti per poter scegliere la vita seminaristica, quindi contiamo 2 anni e mezzo, dai. Ti faccio una domanda che c'entra principalmente col podcast. Ehm, Seminari, ce n'è solo uno qua in provincia? Allora, come struttura no. Ok, Perché banalmente c'è l'ex seminario di Saronno che si trova davanti al GB ok. e quella proprietà lì, anche se non è più un seminario, però era un seminario. Poi se noi andiamo a vedere tutta la diocesi di Milano, Seveso, che mi pare non sia in provincia di Varese, ma sia Monza e Brianza, mi sembra. Comunque i più vicini sono Venegono, Saronno, Seveso e poi ci sono tutti quelli a Milano. Però quello di Venegono, se voi andate anche solo a guardare un'immagine, è impareggiabile rispetto a qualsiasi cosa in Regione Lombardia, perché è grande, se non ricordo male, quanto 7 campi di San Siro, per far capire quanto è grande la tenuta, ed è una reggia. A me piace tantissimo quando gli studenti mi raccontano, fagli vedere l'immagine, perché davvero ti fa capire che io abitavo in un castello. È una cosa bellissima. Ma anche come insegnamento è rinomato? O cioè ci sono... Domanda che mi è venuta adesso. Non so, se tu devi scegliere medicina, dici vabbè, scelgo un'università rispetto a un'altra. Il seminario è un po' come un'università alla fine. Allora, il seminario è una sezione distaccata dell'università che ha sede a Milano in Corso Como. Ok, quindi è un'università. Esatto. Mm. Esatto. È una Quindi, propriamente il nome è Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e poi il seminario è sezione parallela. Quindi tu acquisisci lo stesso titolo di studio che acquisisci a Milano, però tutte le lezioni, professore e tutto sono a Venegono. Le classi quindi sono composte solo da seminaristi, adesso anche da 2 o 3 suore che vanno su, anche i seminaristi di Como adesso vanno su a fare lezione, però se tu chiedi di accedere alle lezioni normalmente non ti viene consentito perché in quella sezione parallela solo i seminaristi che abitano a Venegono oppure per eccezioni i seminaristi di Como ad esempio possono partecipare alle lezioni, però i corsi è tutto uguale a quanto viene fatto a Milano. ok, quindi è una selezione solo in base a dove abiti. Sì, perché chiedere ai seminaristi di andare tutti i giorni da Venegono Inferiore a Milano sarebbe abbastanza dispendioso e farebbe perdere quelli che sono i momenti comunitari e i momenti di preghiera. Quindi è stata creata la sezione parallela anche perché la struttura a Venegono Inferiore permetteva di avere una quantità di aule sufficiente per poter gestire da lì le lezioni. Diciamo però anche un'altra cosa, questa è una delle poche diocesi che fa questa cosa, perché nelle altre i seminaristi vanno nelle università pubbliche a frequentare le lezioni di teologia. Ok, ok. Ma quindi uno di Bari non può venire a Venegono a imparare. Tecnicamente no, Ok, perché chiudiamo questa parentesi. Dai. Era solo
Era solo una curiosità. Tu devi andare nel luogo di nascita Ok. o di residenza. O di residenza. Esatto. Cioè, ad esempio, l'anno scorso c'era un ragazzo che stava valutando l'ipotesi di entrare in seminario, lui era originario di Napoli, ha verificato qui a Milano e poi è entrato in seminario a Napoli. Ah, ok. Verificato quell'anno che mi dicevi Sì, di poi non ti so dire percorso. se effettivamente lo hanno fatto andare su come tutti gli altri che poi sono entrati quest'anno o ha potuto seguire a parte, però la cosa importante era che poi lui in ogni caso sarebbe stato incardinato a Napoli. Incardinato. Sì, sono le parole Ok. clericali corrette. Ok. Incardinato vuol dire che tu entri in seminario. No, incardinato vuol dire che poi fai parte di quella diocesi. Ok. Ok, Vabbè, quindi fai questi 2 anni. esatto. Fai questi 2 anni e poi ad un tratto decidi di andar via. Non è Cioè, stato proprio d'un tratto, però praticamente sì. Scelgo di dimettermi perché dal seminario bisogna dimettersi volontariamente. mhm. E il 2 settembre del 2021 e da lì poi sono tornato a vivere a casa, inevitabilmente perché a 21 anni non avevo né uno stipendio né una casa e avevo però collezionato 2 anni di università. E quindi tornato a casa sono andato nel corrispettivo universitario di Milano e ho chiesto di poter iniziare l'università lì. E cosa fai? Allora, adesso io ho scelto Scienze Religiose, che è la facoltà che permette quasi solo di insegnare religione. Ok, quindi Quindi io abbiamo anticipato. Cosa insegni? segno IRC, il nome formale, o religione, in una scuola superiore, in un ITIS a Saronno, e per 2 anni avevo come collega, per 1 anno in realtà, ho avuto come collega il professor Spiniello al GB Grassi, Certo. liceo scientifico. Ero un prof una volta, ero un prof. Esatto. Al E liceo, rinomato. Lo rimpiangono ancora oggi, è ho vero, saputo. effettivamente posso dire di sì. Sì. Con la mia umiltà, però posso dire che ho fatto loro bene. Niente, dai, allora, quindi riparti come prof. Esatto. In realtà faccio 1 anno senza studiando e basta, perché praticamente dovevo pareggiare il curriculum di studi di Venegono con quello di Milano. Mm. E in quell'anno lì sostanzialmente sono rimasto a casa, ma ho fatto una delle grandi cose della mia vita, cioè ho scelto di andare a fare tutto il Cammino di Santiago, da Saint-Jean-Pied-de-Port a Finisterre, poi Santiago e poi Finisterre, percorso più di 1000 chilometri in 1 mese e mezzo, e è stata una delle esperienze più belle e più grandi della mia vita. Che poi la roba bella è stata che mentre ero in cammino mi è arrivata la nomina da insegnante, che io non mi aspettavo minimamente, quindi sai tutti i segni del destino che ti arrivano in alcuni momenti della vita, proprio mentre ero lì sul cammino mi arriva la chiamata GB più ITIS. Pensa un po'. Perché è vero, te insegnavi sia al GB che all'ITIS. Esatto. Quante ore avevi al GB? 4 e 12 all'ITIS. Io quando avevo letto la nomina, tra l'altro, avevo capito esattamente il contrario, cioè 12 al liceo e 4 all'ITIS, invece poi quando sono arrivato a scuola ho capito che era leggermente diverso. Però essendo le scuole una davanti all'altra era facile comunque. Sì, beh, quello a livello territoriale è molto semplice. Esatto. Sono molto vicini. Altri colleghi non hanno questa fortuna. Io ho colleghi che hanno doppia sede, Gallarate Saronno, Busto Arsizio, non lo so, sempre Saronno. Sì, ho un po' di colleghi che Sì. fanno tutti questi spostamenti che sono incredibili. Cioè. Questi sono i disagi della scuola che potremmo parlarne Potremmo in parlare. un'altra puntata per Esatto. 18 ore. Ma anche di più. Ma quindi ti arriva la nomina. Sì. Quando eri in Santiago, quando eri durante il Cammino di Santiago, ritorni, inizi a Torno. insegnare 1 con settembre 2022. 0 esperienza. Esatto. L'unica Zero esperienza era quella da un po' da educatore in oratorio, diciamo, che sulla gestione del gruppo come lezioni sì, era totalmente improvvisato. E quali erano le aspettative e invece quello che poi ti sei trovato Bella durante domanda. la classe, Allora, l'insegnamento della classe? le aspettative era un po' di poter cambiare la forma mentis dei ragazzi di oggi. In che senso? Nel senso di farli appassionare all'informazione, farli appassionare a capire come si muove il mondo, come si muove il mondo attorno a loro, farli appassionare alle domande, un po' alle domande esistenziali: chi sono, cosa voglio fare della mia vita, che senso ha la vita, che senso ha la morte, qual è la mia strada. Quello era molto il focus che mi portavo dietro, perché poi la roba interessante era che io avevo l'ITIS biennio e
GB Grassi, liceo scientifico, triennio. Quindi lì io usavo un sacco potevo usare un sacco di filosofia perché loro avevano background per poter capire il linguaggio e tutto. Però, sai, tantissime cose dell'insegnamento, come hai visto anche tu, dipendono molto da chi è il tuo predecessore. Sì, è vero. Ci sono anche tanti preconcetti sui prof, Sì, soprattutto da chi ti precede. esatto. Però la fortuna che riguarda anche te è che noi, essendo molto giovani, siamo stati percepiti dalle classi in maniera diversa, perché quando noi abbiamo cominciato a insegnare, la media di età nel nostro istituto era una media età abbastanza alta, Alta. quindi avere dei colleghi giovani è stato percepito bene sia dai colleghi che dagli studenti, perché hanno visto proprio un elemento di novità già nella persona stessa, e questo mi ha aiutato un sacco. Io conto che avevo la mia prima quinta, io avevo solamente 4 anni in più. È stato pazzesco, perché se ci ripenso, assurdo avere 4 anni in più rispetto ai tuoi studenti, però questo ha generato un rispetto tra me e la classe incredibile. Posso confermare. Esatto, è stato una delle più belle classi che ho avuto, davvero, su questo non c'è discussione. Ok, io mi aggancio a questo, che tu hai detto vuoi far cambiare un po' il modo di insegnare e anche nel chiedere agli studenti un qualcosa in più, nel esaminarsi, nel guardare dentro di sé. Ma come fai? Cosa hai pensato come percorso? Perché poi religione rispetto alle altre materie può essere anche più flessibile. Diciamo che anche a me mi piace far ragionare gli studenti, io insegnando informatica cercavo di farli ragionare su elementi che erano prettamente informatici, quindi non so, l'intelligenza artificiale, il rapporto uomo-macchina, il cambiamento nel futuro della società, di questa intelligenza, delle tecnologie. Però in religione ha un vantaggio che tu puoi spaziare molto di più. Quindi qual è stato il tuo percorso? Allora, io devo fare un'anticipazione necessaria, cioè mia mamma insegna religione Ok, e quindi io sono... salutiamo la mamma del Marco. Ciao Nati. E quindi io son cresciuto andando nella scuola in cui insegnava mia mamma, vedendo i suoi studenti che uscivan da me e mi dicevano: "Oh, ma le lezioni di tua mamma sono una figata". Per XX motivi. E questa cosa poi mi è rimasta in testa. Poi pian piano ho capito appunto la flessibilità, perché noi insegnanti di religione abbiamo delle linee guida, non abbiamo un programma obbligatorio e definito come il tuo, e ci permette di entrare in comunicazione in maniera diversa con gli studenti. E questa cosa l'ho capita fin dall'inizio e fin da subito. In questo modo, fin da subito appunto, ho iniziato a strutturare le lezioni per far evidenziare ancora di più la differenza rispetto alle altre materie. Esempio, come hai potuto vedere anche tu, il strutturare molti circle time, perché la lezione Spieghiamolo cos'è questo circle time. cioè chiedere ai ragazzi appena entrato in classe di mettersi in cerchio, sostanzialmente è una cosa che abbiamo fatto tutti a scuola. Bellissimo, posso dire però bellissimo, perché lui entrava in classe e diceva ragazzi cerchio e tutti banchi che si spostavano e tutto il cerchio si formava, proprio bello. Cioè quello lì era proprio un'attività bellissima. Sì, poi chiedevo ai ragazzi di dare un nome al cerchio, e quindi poi quando usavo il nome che la classe aveva usato, allora tutti capivano che era una lezione diversa dal solito, perché purtroppo i ragazzi stanno seduti nella stessa posizione gran parte delle volte per 6 ore al giorno. E quindi 1 ora alla settimana che tu già gli chiedi di mettersi in una posizione diversa, li aiuta ancora di più a capire la differenza di quello che stanno per fare. E ad esempio c'era una classe che han chiamato il nostro cerchio ippodromo, per cui io entravo e dicevo: "Facciamo l'ippodromo oggi", e quindi partiva tutto il giro di banchi e cominciavamo la nostra attività, per cui io facevo una domanda e poi obbligatorio, andando in senso orario o in senso antiorario, tutti dovevano rispondere o dare una loro opinione in merito allo spunto che era stato dato, e poi in realtà la lezione si costruiva da sé. Quindi tutti si dovevano esporsi, dovevano esporsi. Sì, nelle classi alte, perché una cosa che ho capito poi anche con il tempo è che chiedere a tutti di esporsi non è la cosa giusta. Di conseguenza, ora il mio percorso prevede una serie di circle time in prima e in seconda superiore e poi alcuni in terza, così da arrivare in quarta e in quinta con i ragazzi che si sono abituati un pochino a
dire la loro opinione. Alcuni con 2 parole, altri si prendono quel momento da protagonista che dura anche 20 minuti, però è il bello, cioè le varie sfaccettature dell'umano emergono anche da lì. E io l'anno scorso a un colloquio con un genitore dicevo, io non posso pretendere da suo figlio che mi si relazioni con i compagni nella stessa maniera del suo compagno di classe. Ma quello che gli possiamo chiedere è vedere dei miglioramenti di anno di un'apertura. Cioè l'uomo, per la definizione antropologica, è un essere sociale, l'uomo non può privarsi delle relazioni. E a me interessa proprio far capire questa cosa qui. E avere al centro le relazioni sociali significa avere anche al centro quella che è l'opinione dell'altro. Quindi io devo abituarmi a ascoltare l'opinione dell'altro, anche se dura 2 secondi, però devo abituarmi. Bello, bello. E anche questo è un insegnamento, il saper ascoltare. Sì, è la cosa più difficile, anche perché adesso all'ITIS nelle classi solo maschili gli dico: "Ragazzi, voi credete che potrete mai avere una relazione sentimentale se non imparate ad ascoltare? Perché purtroppo l'ascolto è una cosa che va imparata, non c'è innata nella persona". E le ragazze lo notano molto questa cosa. Ahia, questo è uno spunto dal prof di religione che ti fa da spalla. Grande, l'avrei voluto io un prof di religione che mi faceva da spalla. No, il gossip a scuola posso dire che è una delle cose più belle che abbiamo. Cioè, Il gossip è è vero. una delle cose più divertenti, che poi non puoi raccontare, te lo devi tenere per te, però è una delle cose più divertenti. Allora, io avevo la fortuna che insegnavo in laboratorio, questa cosa te l'ho già detta, quindi in laboratorio poi io giravo, davo l'esercizio e poi giravo in mezzo ai computer e c'erano sempre queste studentesse che mi chiamavano, prof, venga qua che devo il weekend, devo spiegargli cosa è successo e quindi i gossip che mi dicevano, no, ma prof, ma quello, poi dopo ha fatto così, ha fatto cosà. No, no, fa spaccare. Bellissimo, bellissimo. Poi, Grazie di aver insegnato essendo questa di cosa. Origgio e insegnando a Saronno, una parte dei miei studenti o studentesse conoscono i ragazzi che io ho visto crescere soprattutto in oratorio a Origgio. Quindi quando mi fanno i nomi e io gli dico che in realtà li conosco, so come si relazionano, so come escono, allora apriti cielo, cioè lì allora mi raccontano tutto di più. Fa- Quindi, allora, io voglio arrivare a un punto, e lo sai dove voglio arrivare, E questa tazza è un grande indizio. e quella tazza è un grande indizio, anche la mia. Quindi, ma no, partiamo prima da questo. Allora, io so che in terza, quarta e quinta fai fare un lavoro che è molto introspettivo ai ragazzi. In quinta prevalentemente. Prevalentemente arrivi poi in quinta. Sì. Racconta questa cosa, che a me piace molto e vorrei farla, se Allora, la vuoi dire. allora, diciamo che essendo io al mio 4º anno di insegnamento è ancora molto una sperimentazione, nel senso che l'insegnante, innanzitutto deve adeguarsi al tipo di scuola in cui va a insegnare. Io il modo in cui insegnavo al GB è diverso dal modo in cui insegno all'ITIS inevitabilmente. Però ci sono alcune cose che provandole capisci che sono efficaci. Per cui, nel momento in cui le ho potute provare al GB mi son subito reso conto che erano pazzesche. E in particolare, ho rielaborato quella che era un'idea di mia mamma di fare un percorso che va a riprendere il ciclo di vita e andando a inserire all'interno alcuni elementi di, lavoro introspettivo sui ragazzi estremamente libero, che gli permettesse in primis di capire la profondità di quello che si chiama l'ambito spirituale, che poi la spiritualità in realtà può essere declinata in 10.000 modi, in 10.000 ambiti, però per fargli capire il valore di cos'è la spiritualità, del coltivare lo spirito. Noi siamo anima e corpo, ma non possiamo negare completamente l'anima, dobbiamo coltivarla anche quest'anima, non possiamo solamente allenare il corpo. E quindi questo lavoro poi è estremamente libero perché lo propongo ai ragazzi. I ragazzi possono farlo, possono anche non farlo, lo sanno molto bene. Una cosa per far capire è la scrittura della propria storia. Io gli chiedo di mettersi lì e ripensare, ma in realtà gli chiedo di scrivere la loro storia perché carta manet. Che è un sacrificio scrivere. Esatto. Pensare è puoi pensare quello che vuoi, ma poi scriverlo diventa più importante. Esatto, perché poi io devo fare i conti con tutto ciò che ho scritto e quella è la cosa più pesante. Poi i ragazzi, mi è successo con la nostra classe, hanno voglia di dialogare su quello che hanno scritto. Altri invece, io mi rendo conto solo guardandoli negli occhi, che hanno fatto un grandissimo sacrificio a scrivere e che quella sacralità non è giusto che io la tocchi, perché è solo loro.
ed è una cosa pazzesca vedere come hanno lavorato e quante cose hanno capito di loro stessi facendo questo semplice esercizio. Ci arrivi dopo 2-3 anni di lavoro in cui capiscono e mettono al centro la persona. Adesso io faccio tutta la terza sull'etica e sul mettere al centro il comportamento che non può negare l'umano, perché l'uomo è al centro della relazione, io in particolare faccio come l'io si relaziona con gli altri, eccetera, 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 e poi dall'etica passiamo alla morale, e in particolare la morale sessuale, così ti servo l'assist di quello Aia, a cui volevi eccolo lì. parlare. No, allora, perché io vi spiego, io Marco l'ho invitato prima di tutto per, vabbè, è un grande, lo sentite anche voi come parla, è pazzesco, potrebbe tenere un podcast lui, e Ci pensiamo. ci pensiamo, ti farò da manager. Poi io so, a parte il fatto che ho visto anche le classi come lavori, ed è molto bello come lavori, come crei il rapporto con gli studenti, e questo è tutto merito tuo, posso dirlo, tutto farina del tuo sacco, ma allo stesso tempo come cambiano anche gli studenti, grazie a te. Però poi tutto questo lavoro, te sei riuscito a metterlo nella tua tesi di laurea, possiamo dirlo? Sì, tesi laurea è adesso molto più settorializzata, però l'ambito generale di scelta, che è la morale sessuale, nasce dal fatto che è forse la tematica al centro di cui parlare oggi con gli studenti. Tra l'altro, notizie che stanno uscendo in questo periodo sono che stata tolta la possibilità agli istituti elementari e medie, scuola secondaria di primo e secondo grado, di poter fare educazione affettivo-sessuale. E altra notizia molto interessante, però di questo magari ne parliamo dopo, è che ChatGPT voleva introdurre la funzionalità chat per adulti, Mm. chat erotiche per adulti, e è un Potevo, tema molto interessante. potevo trattarlo come prof di informatica. Sì, Bello, questo sarebbe è stato molto bello. Però il Sarebbe CEO di stato molto ChatGPT ha bello. detto che doveva uscire la prima settimana di novembre, casualmente dopo il clamore mediatico che ha creato la notizia è stata spostata l'uscita almeno a fine dicembre. Almeno. Almeno. Ok. No, allora, dai, te lo introduco, ti do un Vai. assist così. Titolo della tesi, dai. Morale sessuale, confronto tra cattolicesimo e Islam. Aia, tiriamo fuori un argomentone. Allora, dai, quali sono le... Partiamo proprio così. Ok, Quali sono le differenze tra le due religioni? E poi arriviamo ai fattori rimanendo comuni esclusivi alla morale sulla sessuale. sessualità. Ok, faccio un'anticipazione però perché ho scelto questo tema. Vai. Perché innanzitutto penso che la morale sessuale e la sessualità in generale sia il tema con cui parlare con i ragazzi e io ho la possibilità di farlo. E seconda cosa, c'è un multiculturalismo nella società odierna che non può più essere negato. Un punto di incontro con la persona e con l'altro, anche l'altro che ha un colore della pelle o una tradizione religiosa diversa dalla mia, può avvenire anche nell'ambito della sessualità. E quindi ho proprio detto, ok, perché non approfondiamo questo tema? Perché l'ambito cattolico c'ha tutto bello sistematizzato in un manualone alto, tanto così. L'ambito islamico invece non ce l'ha. Mm, ok. E quindi ho fatto un lavoro di ricerca abbastanza lungo sui testi da usare per cercare di arrivare a capire innanzitutto come sistematizzare il pensiero islamico e poi come poterlo confrontare. E ciò che è emerso è molto interessante. Innanzitutto la visione di matrimonio e di relazione all'interno della coppia, che il matrimonio cristiano è proprio una vocazione. Quindi, voi sapete, è inutile che andiamo qua a parlare delle statistiche, del numero di matrimoni che stanno abbassando sempre di più, però il bello è la centralità della vocazione, In che senso vocazione? nel senso che tu sei chiamato a sposarti, sei chiamato nella tua vita a incontrare quella persona con cui scegli di passare tutta la tua vita, dedicargli tutto il tuo amore nelle forme che l'amore si può esprimere. La sessualità è la forma più profonda di amore che esiste, perché sia fisicamente che intellettualmente io entro dentro di te con lo sguardo e col corpo. E questa cosa è una cosa che non ha nessun'altra forma di amore esistente. Quindi per un cristiano cattolico è una fase di vita che deve essere passata, cioè deve entrare nel tuo ciclo di vita, il matrimonio.
Non per forza perché, cioè, come detto prima, sono stato in seminario, io stavo scegliendo comunque una vita celibataria, Ok. una vita da solo, ma da solo fisicamente perché non potevo essere sposato, però la relazione sociale sarebbe stata, tutte le relazioni sociali sarebbero state con la comunità, che non sono paragonabili a un matrimonio, ma sono, a livello proprio di numero, sono molto, molto più dispendiose probabilmente di un matrimonio. Io ho tanti amici preti e se tu fai il prete come si deve, diciamo, e ti spendi veramente per la gente, arrivi a casa stanco e non riesci più a fare niente perché hai incontrato talmente tante persone, hai fatto talmente tante cose che le relazioni umane poi ti prendono poi tantissima energia fisica. Quindi è giusto che non hanno famiglia i preti. Secondo me sì, Ok. perché non potrebbero dedicare la stessa attenzioni e lo stesso amore a entrambe le cose nella stessa maniera, ma la dottrina lo dice in maniera molto chiara questo tema. È un tema che viene tirato fuori e riproposto sempre, tutti gli anni, che si dovrebbe togliere il celibato ai preti, potrebbero scegliere se sposarsi o no, come fanno gli ortodossi o gli anglicani. Però io l'ho visto anche con mano che in realtà come l'oratorio a livello gestionale, come fa un prete a tenere insieme una realtà familiare e una realtà sociale come quella dell'oratorio? Sociale e gestionale, perché poi c'è anche tutto l'ambito di amministrazione. È un grandissimo tema, però io sono d'accordo nel dire che non riuscirebbe a tenere tutto insieme un sacerdote oggi. Ok, ok. Stiamo un po' andando fuori l'argomento, Sì, va bene. Quindi, matrimonio. matrimonio. Abbiamo detto il matrimonio per i cattolici. Esatto, il matrimonio per i cristiani è vocazione, Ok. è la scelta di impegnarsi per la vita, perché è per sempre ciò che noi stiamo andando a fare di fronte a Dio e di fronte alla comunità cristiana. E mentre nell'Islam ha una forma giuridico-contrattuale il matrimonio, per cui io e te ci impegniamo a stare insieme, ma a contribuire alla crescita della comunità di provenienza. Quindi non è una vocazione, ma è un contratto. È più un contratto è più sì, un'istituzione giuridico-contrattuale in cui non si nega la presenza dell'amore, questo assolutamente no, però se noi andiamo a vedere esplicitamente e strettamente il matrimonio, uno è strettamente vocazionale e l'altro è giuridico-contrattuale. Questa è una differenza non da poco. Poi è ovvio che se andiamo a prendere l'esperienza del singolo, apriremmo forse un vaso di Pandora Certo, incredibile. certo. E poi bisogna Rimanendo sulla vedere. formalità all'interno della mia tesi, questa cosa però emerge in maniera chiara. Già il Corano stesso detta le linee di quella che è la relazione matrimoniale, in particolare abbiamo il Corano e la Sunna, che sono le tradizioni del profeta, quindi i racconti e le testimonianze dei suoi successori, il profeta Maometto, di ciò che lui pensava sostanzialmente, detto in parole povere, e quasi tutto il pensiero islamico musulmano oggi deriva da queste due fonti principalmente, più una terza fonte che è la Sharia, che è la legge islamica. Poi, come sai, anche tu sei un grande viaggiatore, in alcuni paesi la Sharia è parte della base della legislazione dello Stato, in altri invece sono solamente delle linee guida. Ad esempio, per i musulmani che vivono in Italia, la Sharia fornisce delle linee guida perché il cittadino italiano è sottoposto alla legge italiana. Ma quindi per loro, ti rifaccio la stessa domanda che ti ho fatto per il prima. Quindi per loro è una fase di vita che va fatta. Sì, perché per loro la castità e la scelta celibataria non è contemplata se non in rarissime eccezioni. Ecco, Quindi lì è proprio una fase della vita. Poi, poi sapete che c'è anche la questione della poligamia all'interno del mondo musulmano. Nel mondo occidentale non è più praticata e messa in atto perché la nostra legislazione non permette a un uomo di avere 4 mogli, perché nel Corano c'è scritto che si possono avere fino a 4 mogli, se un uomo se un uomo si potrà occupare di loro, quindi intendiamo sia la dimensione umana che la dimensione economica, quindi perché anche il Corano è molto specifico in questo. è sempre molto concreto Sì, il sì, Corano sì, da sì. questo punto di vista. È molto concreto, è molto interessante anche approfondire e leggere il Corano. E ripetimi la domanda. Quindi sì, è una fase della vita che la persona deve passare. È un Infatti, obbligo. è una, sì, diciamo come si usa nel mondo della scuola, è fortemente consigliato.
Ok, ok, è fortemente consigliato. Quali sono le eccezioni? Se diciamo una persona vuole fare una vita eremitica e dedicata appunto propriamente alla preghiera, può farlo, però a livello nella comunità, perché centrale nell'Islam e soprattutto in coloro che sono praticanti è la comunità, è andare il venerdì in moschea. Non è inizialmente ben vista questa scelta, perché io devo contribuire alla crescita della comunità, alla crescita di quella che si chiama Umma, facendo figli. Infatti, va detto, le statistiche lo dimostrano, cioè il calo demografico che c'è in Italia sarebbe ben più grave se non ci fosse stata l'immigrazione di popolazioni di matrice musulmana, che tengono in piedi ancora, in parte, i livelli demografici. Noi possiamo notare alle scuole elementari e in pochi anni lo Certo. stiamo vedendo anche alle superiori, che a un terzo, in alcune parti il 50% della classe sono ragazzi di origine marocchina, origine egiziana, comunque i cui genitori provengono da una popolazione di matrice islamica. E quindi il mio interesse e l'interesse della mia tesi è cerchiamo di capire qual è il punto di contatto della sessualità anche con loro, perché altrimenti io parlo e mi baso solamente su quella che è la morale sessuale cattolica, diciamo dei paesi di matrice occidentale, perché più o meno arriviamo lì, ma io ho il desiderio anche di arrivare a parlare, a dialogare profondamente anche con loro. Come lo posso fare? Approfondendo il Corano, la Sunna e la Sharia. Ok, e quali sono i punti di contatto Allora, nel vincolo del matrimonio? Partiamo da questo. nel vincolo matrimoniale, innanzitutto la generazione dei Ok, figli. Cioè gli sposi, quando si sposano in chiesa, promettono che ci sarà la generazione dei figli e che li educheranno alla fede cristiana. Stessa cosa fa parte ed è intrisa all'interno del mondo islamico, contribuire alla generazione all'esistenza della Umma, della comunità dei credenti e poi educare i figli quella che è la fede musulmana. E qui apro una parentesi, anche tra i musulmani che sono arrivati in Italia, nelle nuove generazioni si sta assistendo anche a un calo della pratica religiosa, esattamente come i cattolici. Chiudo la parentesi. ok, ok. Altri punti di differenza? Allora, altri punti di differenza, abbiamo diciamo, le questioni più morali, che in ogni caso sono interessanti da guardare e riguardano l'applicazione della fede all'interno della casa, banalmente una delle grandi questioni discusse, il ruolo della donna Ok, all'interno della famiglia, perché le testimonianze danno origine a diverse interpretazioni sul tema, perché ci sono alcune sure in cui viene messo per iscritto una parola in cui l'uomo è di un gradino più in alto rispetto alla donna, e altre sure invece, le sure sono i versetti del Corano, sono i capitoli del Corano, scusatemi, in cui invece si esplicita la parificazione del ruolo e della donna e dell'uomo all'interno della famiglia. Per cui diciamo che esattamente come per la questione della guerra santa e della jihad, ci sono gli estremisti che si limitano a dare una lettura parziale di quello che è il testo sacro e invece coloro che cercano di dare un'interpretazione totale. Ma qui dovremmo aprire il grande capitolo dell'ermeneutica, per cui come interpretare profondamente un testo come la Bibbia e il Corano. Nella Bibbia, nell'Antico Testamento, la visione che viene data di Dio non è quella che viene data nel Nuovo Testamento. Su cosa ci dobbiamo basare? Sulla completezza della visione, direbbe la ragione. Però, dall'altro lato, chi si limita a vedere solamente quel versetto coranico sta sbagliando non del tutto, perché questa è una questione molto complicata da andare a trattare. È ovvio che sono molti più gli elementi che indicano parità tra uomo e donna. Esempio, la possibilità di divorzio, anche se la donna non si sente bene all'interno della sua relazione matrimoniale, può allontanarsi, cosa che invece inizialmente era conferita solamente all'uomo. Ad esempio, altra differenza, la possibilità di divorziare dal matrimonio islamico, nel matrimonio cattolico non è presente, perché io e te ci promettiamo per tutta la nostra vita e eventualmente viene accettata una separazione se i criteri iniziali non sono più stabiliti e se c'è in pericolo il ruolo della donna, ma non il divorzio sacramentale. in pericolo solo il ruolo della donna?
No, anche l'uomo. Ok, Però ok. se uno dei due si sente in pericolo, diciamo che a livello statistico è più probabile che Sì, si beh, senta in certo, pericolo la certo. donna rispetto che l'uomo. E tra l'altro non ci sorprendono le statistiche che continuano ad arrivare sull'aumento del numero di femminicidi anno per anno, e tra lui l'ultimo 3 giorni fa letteralmente, e purtroppo per una predominanza fisica che ha l'uomo, gran parte delle volte è la donna a subire le Sì, sì. conseguenze di questa Sì. predominanza fisica, purtroppo. E quindi la possibilità e la parificazione anche nel potersi allontanare e separare è un elemento che dice che dà parità all'uomo e alla donna. Però inizialmente, se io vado a vedere alcuni versetti coranici, in realtà la predominanza sarebbe solamente maschile. Poi in realtà Certo, all'interno del certo. matrimonio io mi posso risposare, nel matrimonio musulmano, eccetera, Quindi nel eccetera. matrimonio musulmano è previsto anche il divorzio, Sì, invece in quello cattolico no. no, al Ok, massimo in rari casi la separazione, ma ok, non il divorzio. Questo a livello civile è possibile il divorzio, ma il sacramento perdura per tutta la vita dei soggetti che scelgono di farlo. Talvolta, stessa cosa accade per il battesimo, la comunione e la cresima, dura per tutta la vita ok, la presenza del sacramento nella persona. ok, ok, Quindi io, anche se divorzio civilmente, il sacramento però rimane. ok. Bene ragazzi, siamo tornati dopo una pausa plin plin. E ogni tanto ci vuole Vabbè, anche ci quella. vuole perché stavamo parlando un po'. Poi mi Un fai po'. bere da una tazza con Eh. disegnati dei cazzi, io continuo a bere, quindi Giusto, dai, scappa. riprendiamo un po' il discorso, facciamo la somma di tutto. Allora, diciamo, abbiamo detto alcune differenze sul matrimonio. Sì, Questo è molto bello, che da una parte è un contratto e dall'altra parte, quindi un vincolo da questo punto di vista, e dall'altro è una volontà dei due. sì, ma Quindi una vocazione. È è una una chiamata chiamata. a unirsi, cioè non è solamente la volontà, è una cosa molto più alta, molto più grande, cioè una chiamata a unirsi e a scegliere di passare insieme la vita Ok, e a vedere l'altro come essere che mi è stato donato da Dio. ok, ok. Fuori microfono stava iniziando un discorso che io voglio che parli qua mentre stiamo registrando. Abbiamo tirato fuori la questione velo. Certo. Vabbè, in passato, nei passati remoti, anche il cattolicesimo aveva il velo, no? Si andava a messa con un velo, certo, a indicare appunto che veniva messo il vestito della festa, Ok, perché andare a quindi era più messa era... vestito che... Sì, ma, no, ma questo valeva anche per i maschi, cioè ci si vestiva bene per andare a messa. Oggi vedi persone in calzoncini, canottiera, d'estate anche in infradito, perché ha perso un po' quella... forse l'importanza e la visione sociale che aveva acquisito precedentemente. Oggi il vestito della festa lo metti ai matrimoni, ai battesimi, alle cresime, forse non lo metti neanche più. Ma anche perché, se tu pensi in mondo del lavoro, cioè non ci si veste più come ci si vestiva prima. Sì, vero, vero. Eh. Il mio commerciale sarebbe contrario a questa cosa, però... No, in certi ambiti è rimasto esattamente come doveva essere. Adesso però in alcuni ambiti è completamente cambiato. Se io guardo il mondo della scuola, come venivano vestiti gli studenti 20 anni fa, non è come vengono, cioè come andavamo noi a scuola vestiti È 10 anni è fa, totalmente non diverso. è come vengono vestiti oggi. Beh, la moda cambia, la moda torna e Sì, no, un ma po' questo non si può negare. Anche in chiesa, anche in il chiesa. modo di vestirsi per andare in chiesa è cambiato. E il prete è cambiato il modo di vestirsi del prete? Ah, questa, cavolo, è una domanda interessante. Allora, tecnicamente no, c'è clergy. No, è cambiata una regola del seminario in realtà che fa mettere clergy, inizia a andare in giro con i clergy non più dalla terza, ma tra la quinta e la sesta. Ricordiamo cos'è il clergy. Clergy è il colletto Ok, che viene messo nella camicia, che in realtà ok. si può mettere anche c'è anche la polo col clergy. Ma Eh, è obbligatorio poi? Allora, tecnicamente è fortemente consigliato. Ok, ok, Cioè, ok. oddio, vabbè. Ehm, Fortemente consigliato. Però nessuno andrà mai a controllare o a proibire che tu vada in giro vestito in un altro modo.
perché non è che c'è un ispettore che gira per le parrocchie e dice guarda non va bene come sei vestito o metti la camicia di un colore diverso perché quello non si abbina bene. C'è un spazio di libertà in tutto questo, che è uno spazio di libertà che viene utilizzato da alcuni sacerdoti anche per non andare mai in giro vestiti col clergy, e altri invece che non li vedi in giro se non con l'abito talare, che è la veste nera che arriva fino ai piedi. C'è davvero un range di azione che è ampissimo in questo senso. Ok. Allora, ritorniamo al velo. Certo. Ti faccio una riflessione. Io quando andavo in oratorio avevo una carissima suora a cui mi son legato molto e mi ricordo questo fatto nel quale dovevamo fare una specie di recita in cui lei voleva prender parte e mi ricordo che doveva mettere un cappello, comunque un qualcosa, in testa e lei mi ricordo che: "Aspetta, no Mario, mi cambio, vedo se mi va oppure se" è andata in ufficio per togliersi il velo e si è messa il cappello, come se fosse un qualcosa di intimo per lei e poi è tornata, cioè non voleva farsi vedere senza il velo. Questa cosa è rimasta è una cosa che è un Allora, fattore che c'è oppure non c'è all'interno appunto nell'ambito, clericale, clericale, certo. sì. Allora, l'abbigliamento è l'esplicitazione della scelta di vita che io ho preso. Okay, Quindi tutto ciò che io scelgo di indossare rappresenta la coerenza della mia scelta di vita. Io non posso, una suora non può andare in giro solo con la veste senza il velo, perché nella completezza quello rappresenta la sua scelta di vita e la bellezza anche della sua scelta di vita. Così come io nel momento in cui scelgo di andare in giro con un abito o scelgo di celebrar messa in un certo modo, non è che posso togliere uno degli elementi dell'abbigliamento che dovrei utilizzare durante la celebrazione della messa, perché fa parte della celebrazione e della mia scelta di vita in particolare. Oggi le cose non sono cambiate tecnicamente, è consigliato continuare ad andare in giro, ma perché tu sei riconoscibile, sei un punto di riferimento andando in giro vestito in questo modo. I okay. miei amici e ex compagni di classe che adesso son diventati sacerdoti, quando ci trovavamo per bere una birra che erano ancora in quarta, mi dicevano che quando andavano in giro tutti si giravano a guardarli, si sentivano un po' sotto pressione, ma dall'altro lato dovevano fare i conti tutti i giorni con la scelta che loro avevano preso. Okay, E non neghiamo che sia anche un rifugio sicuro l'abito, sì, però è anche soprattutto e contemporaneamente voler annunciare al mondo la bellezza della scelta che io ho preso, così come per 2 sposi andare in giro con l'anello al dito, con la okay, fede al dito. okay. E invece nella vita comune che hai te, da prof, il Sì. velo come è percepito? Allora, a scuola non sono molte le ragazze che vengono con il velo. Noi abbiamo, devo dire, una percentuale interessante, abbastanza alta, di ragazzi che provengono da famiglie di matrice musulmana e, e da noi, nella nostra scuola, è previsto che le ragazze e i ragazzi e le ragazze possano venire vestiti esattamente come vogliono. Non so se sapete, la scuola francese non è proprio così dal punto di vista della libertà, Cioè? di- cioè che in Francia è stato proibito l'utilizzo del velo. Adesso non so se c'è stata una nuova riforma che ha cambiato le cose, però è stato proibito andare in velo a scuola. Sicuramente elementari e medie, poi superiori non ti so dire, dovrei andare a riguardare, però in Francia è stata fatta una campagna di allineamento nell'abbigliamento, si è cercato di allinearlo il più possibile. In altri paesi invece magari c'è l'obbligo della veste, della tuta, Sì, sì, anche del del kit camice, scolastico, però le le ragazze hanno comunque la giunture. libertà sul velo. Nella nostra scuola non sono molti, però ormai diciamo che come nell'ambiente comune noi quando giriamo per Varese, per Milano, ci siamo abituati al fatto che ci siano persone che indossano il velo. Diverso è il velo che viene utilizzato in alcuni paesi di matrice musulmane, come in Arabia Saudita, in Turchia in alcune parti, ma anche in Egitto alcune volte si vedono. Mi è capitato anche a me personalmente, il velo che lascia scoperto solamente gli occhi. Anche qui dobbiamo dire che c'è una differenza importante tra il tipo di velo che io utilizzo, Mh.
perché il velo che lascia scoperto solamente il viso, quasi io lo paragono al velo della suora, come copertura fisica, Sì. e quindi non va a togliere la possibilità di guardarti negli occhi, guardare i tuoi movimenti labiali, eccetera. Mentre l'hijab che mi copre che mi lascia liberi solamente gli occhi, mi dà una visione completamente diversa. Tecnicamente in alcuni aeroporti del mondo non si può andare vestiti con l'hijab completo, con solo gli occhi, perché voi sapete che in aeroporto per una questione di sicurezza io non posso indossarlo. Nella scuola ormai devo dire che si è normalizzato l'utilizzo, per quanto poi bisogna dire che adesso alcune ragazze, anche talvolta scontrandosi con i genitori, scelgono in età adolescenziale di non indossare più il velo. E come è percepito, come è descritto all'interno dei testi sacri il velo? Allora, si tiene a conservare la questione della purezza, Ok. la purezza del corpo e dello sguardo, perché io devo cercare di limitare, diciamo, la trasgressione, che poi la parola trasgressione è generalissima, la Sì. utilizzo volontariamente in questo senso, devo cercare di evitare la trasgressione. Di conseguenza, qual è una delle cose che posso cercare di limitare? Lo sguardo. Cosa mi limita lo sguardo? L'abbigliamento. Di conseguenza io devo cercare di andare in giro vestito per come sono, per come scelgo di essere, ma anche per non far trasparire un'idea diversa e sbagliata di me. E l'abbigliamento è uno di quegli elementi che mi permette di mantenere Ma l'integrità, questo scusate. nel vincolo del matrimonio o anche prima? No, questo anche prima. Le ragazze musulmane iniziano a indossare il velo prima, non quando sono delle infanti, quando diciamo inizia la preadolescenza, iniziano ad andare in giro col velo, cioè quando si sviluppano i caratteri sessuali. Quindi una conoscenza tra uomo e donna deve avvenire, Una conoscenza fisica avviene del dopo. corpo uomo e donna avviene all'interno del matrimonio, Ok. perché la possibilità di vedere, e ovviamente non solo di vedere, ma anche di toccare il corpo dell'altro nel momento in cui non è custodito dall'abito, dall'abbigliamento, avviene all'interno del vincolo matrimoniale e può avvenire solo all'interno del vincolo matrimoniale. Se io sono un fedele fervente musulmano, così come se sono un fedele fervente cattolico, la conoscenza del corpo dell'altro avviene all'interno del matrimonio, dopo la Quindi, celebrazione del sacramento. quindi c'è una conoscenza prima solo dell'anima. Solo dello sguardo, della parola, del pensiero, possiamo dire sì, anche dell'anima, c'è solamente quella conoscenza lì. Poi in realtà nel Corano c'è anche scritto che se tu sei interessato a sposare l'altra, allora è giusto anche che le guardi il volto, non solo gli occhi. Questo per quanto riguarda Solo la il differenza. volto. No, sì, 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 il volto, sì, sì, perché comunque il velo copre i caratteri sessuali. Perché? Perché i caratteri sessuali sono uno di quegli elementi che se l'uomo guardasse gli farebbero, lo farebbero uscire da quella che è la dimensione, lo farebbero uscire e lo farebbero probabilmente trasgredire. Però possiamo dire che anche uno sguardo può essere comunque una trasgressione alle volte. Certo, certo, è proprio per questo che il Corano esplicita l'importanza dello sguardo, perché la prima trasgressione avviene già nello sguardo. Ah, interessante. Sì, già nel contesto odierno è interessante anche far capire e parlare con i ragazzi del modo in cui noi guardiamo gli altri, ma anche del quale idea facciamo passare se andiamo in giro vestiti in un certo modo. Perché è vero che l'abito non fa il monaco, su questo non c'è discussione, però io devo anche essere consapevole di come vengo guardato nel momento in cui vado in giro vestito in un certo modo. Esattamente come un sacerdote è consapevole di come viene guardato quando va in giro col clergy. Una suora quando va in giro col velo, in generale un ragazzo, se io vado indosso con un top, se i maschi vado in giro con un top, se io maschio vado in giro con un paio di jeans o con gli shorts, o io ragazza vado in giro con un felpone, vengo guardato in maniera diversa. Questo no. Ok. E indubbiamente vengo guardato in Bisogna maniera avere diversa. consapevolezza di come l'altro ti guarda. Diciamo, e sottolineiamo anche una cosa, però anche nei testi occidentali sacri, quindi nel cattolicesimo, c'è un qualcosa che dice che la conoscenza del corpo avviene dopo il matrimonio, dopo il vincolo del matrimonio? C'è ehm, il pensiero occidentale si basa tutto sulla Bibbia, che poi è stato
trascritto e composto e delineato poi dalla tradizione che, riprendendo ciò che la Bibbia diceva, pian piano ha delineato in base a come anche il mondo cambiava, diciamo. Già all'interno della Bibbia vengono delineati quelli che sono i caratteri di come si deve sviluppare un matrimonio. Per cui se io devo andare a conoscere una ragazza, banalmente il rapporto monogamico, non è previsto il rapporto poligamico all'interno del testo sacro. Il modo in cui devo conoscere, il modo in cui mi ci devo approcciare sono tutti previsti e trascritti all'interno della Bibbia stessa, e in particolare appunto del Nuovo Testamento, in cui da un lato viene detto che io posso scegliere di lasciare casa e famiglia per seguire Cristo, quindi per scegliere una vita celibe. Dall'altro lato io posso scegliere una vita matrimoniale che comprende anche la generazione, lo stare e dedicare tutta la mia vita allo stare con mia moglie e all'educazione, alla generazione e educazione dei miei figli. Quindi la sessualità è percepita solo come generazione dei figli? No, è anche e innanzitutto piacere della coppia. Ok. Però deve essere aperta e orientata alla generazione dei figli. Io non posso escludere questo elemento. Ok, quindi può essere piacere, però banalmente non bisogna Ma farlo protetto. deve essere piacere. Ok. Cioè io non posso... I caratteri sessuali sono anch'essi dono di Dio. Io non posso escludere e estraniarmi da ciò che Dio mi ha donato. Dio mi ha donato il piacere sessuale. Quindi questo fa parte della mia persona. E io devo usarlo nelle modalità proprie. Poiché i caratteri sessuali, l'amore sessuale, il piacere sessuale, l'orgasmo sessuale è la forma di piacere più alta che esiste, io devo dedicarla e devo orientarla alla persona con cui io scelgo di passare tutta la mia vita. Perché altrimenti io rischio che io ho donato la stessa forma di amore a più persone, a persone che non hanno una valenza che è la stessa rispetto a quella che ho scelto di prendere a mia moglie, anzi rischio di avere pentimento per quello che ho fatto. Proprio questa settimana stavo facendo lezione sulla verginità, sulla concezione di verginità, sai che c'è chi dice che è un costrutto sociale, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me una delle cose più interessanti è andare a prendere uno stralcio di film Perfetti Sconosciuti. Ok. Quando la figlia, che mi pare si chiami Sofia, chiama il padre e gli dice perché sono stata invitata a casa sua, secondo te cosa devo fare? E lui gli risponde: tu puoi scegliere liberamente ciò che vuoi fare, ma sii consapevole di una cosa. Ciò che tu potresti fare è un qualcosa che ti segnerà per tutta la tua vita. E poi dice, se tu guardandoti indietro avrai un sorriso ripensando questo momento, allora fallo. Ma se anche solo hai paura che potrebbe essere un pentimento, allora fermati. Perché? Perché l'atto sessuale, essendo un qualcosa che riguarda anima e corpo, è un qualcosa che noi ci portiamo dietro per tutta la nostra vita. Soprattutto il primo rapporto sessuale è un ricordo indelebile nella memoria di una persona che non possiamo escludere, perché ci ha segnati fisicamente e mentalmente. E quindi, a maggior ragione, poiché noi non possiamo escluderci da quella che è la dimensione sessuale nella sua completezza, allora io devo orientarla, nella visione cattolica, devo cercare di orientarla all'interno del matrimonio, del sacramento matrimoniale. Quindi è concepito sempre all'interno del matrimonio. Sì, la sessualità fisica, Quindi la perdita della verginità deve avvenire dopo il matrimonio. O sì. comunque Una coppia deve arrivare vergine al sacramento. Sì. al sacramento. Ok. Esatto. Allora, e invece la conoscenza di se stessi all'interno della sessualità come è concepita nella religione? Allora, noi non possiamo negare che oggi un giovane, se io chiesa devo parlare a un giovane oggi, io non posso far finta di niente che oggi un giovane non si masturbi, Ok. ma perché fa parte del sereno vivere quotidiano. È ovvio che se i miei nonni si sono sposati a 20 anni, a 18-20 anni, potevano vivere la sessualità in un certo modo e magari anche attendere di vivere la sessualità in un certo modo. Oggi invece io scopro la sessualità in maniera diversa rispetto a quella che hanno fatto i miei nonni e non posso estraniarmi da quella che è la visione sociale, o meglio, posso estraniarmi, ma è molto più difficile. Cioè,
Un ragazzo che ha 14 anni, ha 16 anni, non ha mai guardato un contenuto pornografico, oggi è rarissimo. Le statistiche su questo parlano chiaro, cioè i ragazzi iniziano a consumare pornografia sempre prima, in modo sempre più frequente e di conseguenza io, Chiesa, non posso negare questo fatto. Devo cercare di intervenire dettando e dando magari delle linee guida all'interno di questo contesto. È ovvio che poi viene sconsigliato Ok. di consumare in contenuto pornografico e questo le ricerche ormai lo stanno dimostrando che non riguarda l'ambito spirituale e religioso. La pornografia sta procurando negli adolescenti dei danni incredibili a livello mentale e a livello sociale. Il modo in cui io mi relaziono con una ragazza, se non mi sono mai relazionato con una ragazza, è l'unico modo in cui, in cui ho scoperto la donna e il corpo femminile è stata la pornografia. Questo non potrà non avere degli effetti anche nel modo in cui io guarderò e mi relazionerò con le mie compagne di classe. Sì, no, concordo, questo è fondamentale, anche perché la pornografia, a parte che è tutto astratto, nel senso che una registrazione di un È film cinema, pornografico è cinema. è proprio cinema, sì, quindi c'è proprio anche un momento di ruoli, l'uomo dominante, la donna comunque che deve subire, e questo tipo di rapporto, diciamo che all'interno di una coppia non ci deve essere. Nel senso, ci potrebbe essere anche come gioco Ma erotico, non è la però non normalità. è la normalità. Certo, Ehm, Soprattutto durante una conoscenza. esatto. E quindi se un quattordicenne, anche un tredicenne e un dodicenne, perché ormai l'età, è sempre più bassa Sì, la della scoperta conoscenza, della pornografia avviene tra i 10 e i 12 anni, appunto, ehm, che non avviene sono i in questo mo contenuti nudo, eh. sì, 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 sì. No, no, non sono i contenuti nudo. Io mi ricordo un intervento, adesso la dico così perché mi è venuto un flash, mi ricordo un intervento di Papa Francesco, una domenica, quando faceva i Angelus? l'Angelus, grazie, grazie Marco. Ehm, Mi ricordo che lui paragonava la pornografia come il diavolo. Quindi potrebbe non essere, allora, io non so, quindi io parlo da persona che non sa. C'è qualche testo, c'è qualche studioso della Bibbia, che adesso sta affrontando il tema, Sì, cioè il tema viene costantemente affrontato okay? perché io se cerco per parlare alle nuove generazioni devo capire, cercare di capire le nuove generazioni. Di conseguenza sì, c'è un profondo studio anche del corpo, di quella che poi si chiama la teologia del corpo. Okay, Giovanni Paolo II, a partire dalla fine degli anni '80, ha messo giù una serie di catechesi, di linee guida per educare il corpo in un certo modo. È ovvio che ciò che diceva Giovanni Paolo II non è più il mondo di oggi. La pornografia mainstream non esisteva quando Giovanni Paolo II parlava, di conseguenza anche la visione, che magari si basa ancora sulla teologia del corpo di Giovanni Paolo II, non è più la stessa. Il mondo cui io parlo non è più lo stesso, quindi magari posso prenderla come base, però devo declinarla a quello che è il mondo di oggi. Quindi il fatto non è casuale la definizione, l'assimilazione di pornografia al diavolo. Cosa fa il diavolo? okay, Tenta Cristo, in generale tenta l'uomo, tenta 3 volte. E ha una forza di tentare l'uomo la pornografia che è gigantesca, perché io posso consumarla in qualsiasi momento, potenzialmente in qualsiasi luogo. Ho un contenuto che è infinito, ogni giorno vengono pubblicate decine di migliaia di nuovi video, quindi è una tentazione che non si esaurisce. Io sono tentato dalla torta, una volta che la torta però è finita, diciamo che o me ne vado a comprare un'altra, se no non posso più continuare a mangiare anche il piatto. La pornografia ha una potenza 1000 volte maggiore della torta, perché è una torta che non si esaurisce mai. Io posso guardare un contenuto potenzialmente tutto il giorno e questo contenuto, magari sullo stesso sito, potrebbe o durare talmente tante ore da non riuscire neanche a consumarlo tutto, o dall'altro lato, se voglio cambiarlo, io posso accedere a qualsiasi altro sito in qualsiasi secondo. E quindi è una tentazione che, esattamente come quella del diavolo nella visione cristiana, non si esaurisce mai. Io, uomo cristiano, sono costantemente tentato dal diavolo e devo scegliere di andare verso la via della grazia. La pornografia quotidianamente tenta l'uomo, tenta un ragazzo di 12 anni, così come tenta un uomo di 45, un uomo di 80 anche potenzialmente. okay. Tu, prima dicevi che ci devono essere delle linee guida, soprattutto a livello religioso, di come affrontare questo tema.
io penso che l'annullarlo o comunque il discriminarlo, dire ok, questa roba non va bene, cerchiamo di eliminarla, non è possibile, perché non è No, possibile. no, assolutamente. Bisogna solo affiancare in qualche modo. Esatto. ehm, Beh, ma anche la stessa cosa avviene anche nel mondo musulmano. ok, Cioè, io non posso negare l'esistenza di un fattore. Io ho fatto una conferenza con l'imam di Milano che per quanto riguardava l'escalation delle violenze giovanili che stavano avvenendo in Duomo, nei contesti pubblici, eccetera, e l'imam ci spiegava che lui ha dovuto convocare i genitori per cercare di spiegare loro cosa i giovani stessero vivendo. Quindi, in un modo o nell'altro, io anche se magari non ho formalizzato un pensiero, però non posso più negare l'evoluzione del mondo stesso. ok, Per cui io posso magari arrivare magari io e te ci sediamo a un tavolo e iniziamo a pensare alle linee guida per la nuova catechesi. Va bene, ci mettiamo 2 anni a elaborare. Tra 2 anni queste linee guida saranno già vecchie, saranno già sì. cambiate. Tu pensa magari le linee guida che erano state date sul consumo pornografico, mica potevano aver previsto la nascita di OnlyFans. Anzi, poi addirittura adesso con l'intelligenza artificiale si potrebbero creare anche porno Esatto, adatti esatto. per ogni persona, quindi diciamo che il consumismo del porno diventerà ancora maggiore. Beh, è interessante che viene mediamente fatto oggi più di uno studio all'anno di carattere psicologico sugli effetti della pornografia, non morali, psicologici, perché le trasformazioni cerebrali sono assimilabili all'assunzione di alcune droghe, perché la ciclicità con cui tu vai a guardare, a consumare contenuto pornografico è paragonabile alla ciclicità con cui tu puoi consumare una droga. Anzi, è potenzialmente maggiore perché è quasi tutta gratuita la Sì, pornografia. sì, 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 ma questo è abbastanza a conoscenza di tutti, questo è l'ordine del giorno. Sì, esatto. Cerchiamo... Eppure, nessuno smette di consumare linee guida, a livello statale non sono mai state dettate delle norme di limitazione di consumo pornografico, anche se in realtà sta per emergere questa certificazione dell'utilizzo di siti carattere pornografico solo per adulti, cioè dovrebbe essere sviluppato, è stato dettato che i siti pornografici devono cercare di limitare il più possibile, come prima hanno dovuto limitare che le ragazze minorenni entrassero all'interno del mondo della pornografia, adesso devono limitare la visione. Inizialmente era stato proposto lo SPID, però se io Sì, metto lo SPID quando entro su un sito pornografico vuol dire che loro potrebbero avere le statistiche precise di tutti gli utenti che lo consumano. Adesso stanno cercando di sviluppare un nuovo tipo di servizio che certifichi che il contenuto verrà guardato solamente da un maggiorenne, perché come è già ufficializzato e certificato che se i giovani preadolescenti, forse anche prima, iniziano a consumare pornografia, i danni che hanno a livello cerebrale e sociale sono eh, sono altissimi. Sono altissimi e altissimi. non si possono più fermare a un certo punto, questo è il problema più grande. E quindi cercare di limitare solamente agli adulti è uno dei primi modi in cui si sta cercando di intervenire. Un'industria pornografica che, essendo una delle industrie più redditizie a livello economico del mondo, non gli si può chiedere di fermarsi da un giorno all'altro, anche se io dovessi arrivare a dimostrare che è la cosa più dannosa esistente al mondo. È un... È un temone. è un temone che non riusciamo a concludere oggi. È un Sì. temone. Io probabilmente adesso comincerò il mio percorso di studi in ambito psicologico e non ti nego che mi piacerebbe un giorno poter dedicare la mia tesi all'ambito della pornografia, perché io capisco proprio, intuisco anche nei ragazzi, nei miei studenti, che sia un tema centrale che non può essere trascurato nella loro crescita. No, non può essere trascurato e non può essere non ascoltato, soprattutto perché è proprio la base del futuro dei ragazzi, purtroppo. I ragazzi Così. quando si annoiano al pomeriggio Guardano i porno. guardano E un si video può. pornografico. Ma Esatto. non solo i porno, perché poi adesso si diffonde anche il meme, il Instagram, reel. Instagram è pieno di contenuti che poi possiamo chiamarli di nudo, formalmente no, però se io copro solamente il capezzolo per far sì che Instagram mi approvi la pubblicazione del video, comunque rimanda a un contenuto di tipo pornografico. Voi pensate che gli attori pornografici fanno le anticipazioni dei loro video all'interno dei reel per spingerti poi a cambiare sito, cambiare piattaforma
e a muoverti o verso OnlyFans o verso i loro canali privati o verso i siti ufficiali, i Brazzers, Pornhub, eccetera, eccetera, eccetera. Però la prima sponsorizzazione oggi Su avviene Instagram. tramite Instagram. Sì, sì, sì. E Instagram oggi, per legislazione interna, può averla un tredicenne. Instagram. Potremmo fare anche altre puntate su questo. Intanto ringrazio Marco per la sua profondità. Grazie a voi. Grazie stato un per la tua piacere. cultura. Grazie di tutto, davvero un applauso. Grazie. Sei stato bravissimo. Alla prossima. Posso dire una cosa che volevo dire prima e faccio un appello a tutti i presidi delle scuole, al ministro se ci ascolterà, che bisogna avere continuità didattica. Proprio per questo si vede come Marco lavora con i suoi studenti, ma c'è bisogno di tempo e quindi c'è bisogno di continuità didattica. Quindi cerchiamo di avere questa cavolo di continuità didattica, perché su un anno non si può far nulla. No, no, no. Su un anno non si può far nulla, anzi, in anni inizi a avere qualcosa, un rapporto con gli studenti e cercare di cambiare qualcosa in maniera profonda, ma poi te ne vai. Anche perché l'obiettivo della scuola è educare. Educare dal latino ex ducere, condurre fuori. Cioè far tirare fuori alla persona quella che è realmente il meglio di sé. Io non devo inculcarti dei contenuti, in un anno potenzialmente ce la posso fare a inculcarti dei contenuti, ma far uscire la bellezza di te grazie ai contenuti che io ti do, questo è un lavoro di anni, non un lavoro di mesi. Possiamo concluderla qua. Abbiamo trovato la chiusura? Perfetto. Allora, ringrazio Varese News e Spazio Materia, Spazio Libero Materia, e ringrazio i ragazzi che sono alla regia. Ringrazio Leo, ringrazio Bor, un applauso, veramente bravissimi. Grazie. Ringrazio Marco, davvero, grazie di tutto, davvero, sei un grande amico. Alla e prossima. Spero che farai tanto successo, davvero. Spero. Spero davvero tanto, per tanta fortuna, tanti viaggi. Ma noi potremmo dire che tutto è cominciato dal podcast I Provinciali. Sì, è vero. Ciao ragazzi. Allora, altro... Allora, aspettiamo un attimo, possiamo continuare? Continuiamo? Sì, dai. Perché avevo visto 40 minuti, ma ce la possiamo fare, dai. Sì. Questo pezzo lo tagliamo. Volete aggiustare la luce? Un attimino. No.